Secondo i nostri metri di giudizio moderni, attualmente abbiamo raggiunto un punto fondamentale nell'evoluzione della nostra civiltà. Secondo il fisico teorico Mikio Kaku, i prossimi 100 anni determineranno il nostro successo o l'eventuale fallimento scientifico e come specie. La domanda fondamentale è se rimarremo una civiltà di tipo zero o diventeremo capaci di viaggiare verso le stelle. È ormai assodato che la nostra civiltà sta progredendo a ritmi vertiginosi, ma parallelamente il nostro fabbisogno energetico sta aumentando in modo esponenziale, a seguito dell'aumento sia della popolazione mondiale che delle stesse strumentazioni che quotidianamente utilizziamo. Prima abbiamo affermato che la nostra civiltà è di tipo zero, ma a che cosa facevamo riferimento? Stiamo chiamando in causa la cosiddetta scala di Kardashev, ideata per misurare l'avanzamento tecnologico di una civiltà ipotetica basandosi sulla quantità di energia che necessiterebbe. La scala fu concepita originariamente nel 1964 dall'astrofisico russo Nikolai Kardashev, una mente brillante che fin dalla giovane età era sempre stato interessato a scoprire prove dell'esistenza di vita oltre il nostro pianeta, tramite la ricerca di segnali provenienti dallo spazio. La scala inizialmente era stata concepita divisa solo in 3 classi, ognuna relativa ad una diversa disponibilità energetica, ma nei decenni furono necessarie e aggiunte altre 2 classi per poterla adeguare a nuovi traguardi realizzabili dalla nostra specie. È anzitutto fondamentale sottolineare come il genere umano ancora non sia inquadrabile all'interno di questa scala, in quanto i nostri fabbisogni energetici sono soddisfatti da combustibili fossili e dai suoi derivati come il petrolio, il carbone o il gas naturale. Siamo pertanto ancora una civiltà di tipo zero e abbiamo ancora molto da lavorare prima di poter raggiungere il tipo 1. Il fisico Mikio Kaku è convinto che riusciremo a raggiungere questo primo traguardo in un arco temporale di circa 100-200 anni. Ovviamente questa scala si basa sulle nostre attuali conoscenze, nulla vieta quindi che possa essa stessa modificarsi nuovamente nel corso del tempo. Ma cosa indicano precisamente queste classi? Una società di tipo 0 lo abbiamo visto. Una società di tipo 1 invece è una specie, una civiltà in grado di sfruttare tutta l'energia disponibile proveniente da una stella vicina, nel nostro caso per esempio la luce solare che raggiunge la Terra. Ciò significa che avremmo bisogno di aumentare la produzione energetica di 100.000 volte per raggiungere questo stadio. La società di tipo 1 è inoltre in grado di controllare tutte le forze naturali del suo pianeta come i vulcani, le precipitazioni, i terremoti. Obiettivi del genere sembrano forse strabilianti, ma in realtà sarebbero plausibili, raggiunto il giusto livello di conoscenze e tecnologico. Una civiltà di tipo 2 invece può sfruttare l'energia stessa della stella più vicina, non soltanto trasformandone la luce, ma controllando la stessa stella. Sono stati proposti diversi metodi per ottenere questo obiettivo, ma forse il più popolare e noto è la cosiddetta sfera di Dyson. Questa megastruttura circonderebbe una stella con l'intento proprio di assorbirne la maggior parte, se non tutta, dell'energia prodotta. Oppure, se la civiltà di cui parliamo fosse capace di utilizzare la fusione nucleare, la reazione che alimenta appunto le stelle, un reattore di dimensioni enormi potrebbe essere utilizzato per soddisfare i suoi bisogni energetici. E se fate mente locale vi ricorderete come in tempi recenti si sia riuscito a capire come realizzare la fusione nucleare per utilizzarla a fini civili, se così si può dire. Pianeti gassosi giganti come Giove verrebbero quindi utilizzati per produrre energia dai loro giacimenti di idrogeno tramite un reattore orbitante gigante. Questi modelli, le teorie e le ipotesi che ad oggi sono state proposte. Cosa significherebbe poter disporre di tutta questa energia?
Praticamente nulla potrebbe distruggere una civiltà di tipo 2 se non un'autodistruzione indotta, e anche oggi come civiltà di tipo 0 ci siamo veramente vicini. Immaginate che questa civiltà di tipo 2 sia minacciata dall'impatto con un corpo celeste grande come la Luna. Con quel tipo di tecnologia, secondo Kardashev, fin dai suoi primi studi, si potrebbe distruggere questo planetoide senza problemi o, in alternativa, spostarlo su un'orbita diversa, evitando quindi l'impatto. Al momento ovviamente è solo una teoria, ma dimostrata dai calcoli e dagli studi di numerosi scienziati in tutto il mondo. Siamo finalmente giunti alla civiltà di tipo 3 ed è qui che veramente la nostra immaginazione viene messa alla prova. Una civiltà di tipo 3 è una civiltà intergalattica che avrebbe imparato a spostarsi da un sistema stellare all'altro, sviluppando quindi un sistema di propulsione per raggiungere velocità simili a quelle della luce. Oppure, e sarebbe molto più plausibile, sarebbe in grado, come contemplano teoricamente ad oggi le equazioni di Einstein, di curvare lo spazio-tempo e quindi sfruttarlo per viaggiare per lunghe distanze, creando quelli che sono noti come wormhole, di cui abbiamo parlato diverse volte nei nostri video. Considerando gli esseri umani, si tratterebbe di una civiltà con alle spalle migliaia di anni di evoluzione sia biologica che tecnologica e scientifica. In via teorica potrebbero essere anche dei cyborg o degli organismi sia biologici che robotici a compiere questi viaggi, più avanzati di quanto ovviamente siamo noi ora. Avremo quindi a disposizione non più l'energia di una sola stella, ma delle stelle dell'intera galassia. Kardashev nella sua catalogazione pensò anche ad un livello successivo, ovvero la civiltà di tipo 4, ma ritenne che una società del genere fosse troppo avanzata per appartenere alla scala che aveva proposto, così come una civiltà di tipo 5. Se però continuassimo nel nostro ragionamento, si potrebbe ipotizzare che una civiltà di tipo 4 sarebbe in grado di sfruttare l'energia dell'intero universo. E se questo non fosse abbastanza, potrebbe opporsi forse alla sua espansione che avviene dai tempi del Big Bang e vivere all'interno di buchi neri supermassicci, oggetti con una massa da 1 miliardo di volte il Sole. Il tipo 5 sarebbe una civiltà in grado di disporre dell'universo a suo piacere e probabilmente colonizzare altri universi secondo la teoria del multiverso. Questo potrebbe equiparare questo tipo di civiltà quasi ad un essere divino. Questo ciò che la scienza ci dice essere plausibile o possibile a livello teorico. Ricordiamoci però della nostra misera posizione nella scala, il tipo 0, e il fatto che continuando di questo passo siamo molto più vicini a un'autodistruzione che a un'evoluzione verso un futuro felice.